la presenza di Moro in via Fani. Il punto principale è il seguente. Il magistrato incaricato delle indagini, Luciano Infelisi, doveva nessun altro, provare che Moro fu effettivamente rapito il 16 marzo 1978. Non bastano le cosiddette testimonianze oculari, innanzitutto perché sono contraddittorie. In secondo luogo, e non starò qui a spiegarlo, la manipolazione di un testimone è quanto di più facile ci sia, ma soprattutto a quei tempi queste testimonianze furono raccolte in maniera assolutamente disordinata e irrazionale. Ora, come mai sulla Fiat 132 che avrebbe portato via Aldo Moro non furono cercate le impronte di Aldo Moro? Furono cercate le impronte di non so quanti brigatisti e malfattori, non furono cercate le impronte del rapito. Ma tutti i vari professoroni, intellettualoni, Gotor, bisogna scavare nelle lettere di Moro. Santo Iddio, avete avuto 45 anni. Dopo 45 anni è arrivato questo ignorante e ha scavato nelle lettere di Moro. E Moro scrive alla moglie, e la lettera non viene recapitata: intuisco che altri siano in una condizione pericolosa. Intuisco non significa che ho visto, non significa che ho capito, non significa che ho percepito una verità attraverso i miei sensi. Intuisco è la conseguenza di fatti antecedenti elaborati nel mio cervello e messi in correlazione con i fatti presenti. Io sono stato rapito, la mia scorta l'ho vista allontanarsi, quindi che fine ha fatto la mia scorta? Non c'è un professorone in 45 anni, non c'è un professorone che esamini quelle. Intuisco, ribadito 2 volte. Aldo Moro pesava le sillabe come l'orefice l'oro e i diamanti. Se egli dice intuisco è perché non sa che fine ha fatto la scorta. Questi sciacalli lo accusarono di essere cinico e disinteressato per la sorte della scorta che essi avevano mandato a morire. Questo è il punto. Un'altra critica che le fanno è il luogo di detenzione di Moro. Lei dice che era in Portassieve. Ma il luogo di detenzione di Moro, io ho posto una questione. Ora, quando l'ho saputo, io il fatto l'ho presentato al procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi, attraverso una PEC. Ho sentito delle critiche al riguardo, ma scusate, le indagini non competono a me. Io ho presentato un fatto. Il testimone che io ho presentato, il possibile testimone, al momento era vivo. Mi si è lasciato in silenzio per alcune settimane, poi è arrivata una PEC di un anonimo funzionario del Tribunale di Roma che mi dice che essi non possono ricevere in quel modo le mie comunicazioni. Scusate, chi lo ha detto? Quale legge
proibisce a un cittadino di comunicare un fatto delittuoso a un magistrato attraverso una PEC. Non c'è una legge che lo proibisca, dunque è permesso. Dunque un magistrato che si trovi di fronte a una comunicazione di quel tipo o imprigiona chi gliel'ha mandata perché è un falsario, oppure apre un fascicolo, non dice io non posso riceverla. Poi, attenzione, che sia vera o meno la prigione in via di Monteloro a Pontassieve, non sta a me stabilirlo. Certo è che uno degli anagrammi lo conferma in pieno, anzi 2 degli anagrammi.